Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. No, non ho cambiato location, il mio garage è sempre questo. Mi sono spostato perché oggi devo fare un lavoro particolare che non potevo fare da me. Molti di voi l'avranno già visto, nel caso vi lascio il link qua sopra in descrizione. Qualche tempo fa ho acquistato questo centro a ruote della Lifeline, che in realtà è più uno stortaruote. Questo perché queste due parti che dovrebbero sostenere la ruota non sono saldate parallele tra di loro, ma una è così e l'altra è leggermente storta. Quello che vorrei andare a fare oggi è cercare di risolvere il problema tagliando la parte saldata storta e risaldandola in modo parallelo all'altra. Non sono sicuro che vada tutto per il meglio, ma lo scopriremo soltanto provandoci. Quello che andiamo a fare adesso sarà smontare completamente questa parte in modo tale che non ci siano ostacoli che ci diano fastidio. Quando questa parte sarà libera, flessibile alla mano, andremo a tagliare e dopodiché troveremo il modo di posizionarlo in modo assolutamente preciso, dargli qualche punto di saldatura e speriamo che vada tutto per il meglio. Ah, questo qua è mio fratello, La sicurezza prima di tutto. Ah, comunque è tutto registrato la caduta. Mettila nel video. Ci sono degli aggiornamenti. Abbiamo tagliato tutta questa parte. Il problema è che c'è l'ultimo pezzettino che non si arriva a tagliare perché c'è questa parte del flessibile che va a sbattere sulla struttura, quindi non riusciamo ad arrivare nell'ultima parte centrale. Per fortuna Mattia con il seghetto andrà a risolvere la situazione. Nel frattempo adesso che fighi i suoi guanti nuovi che li ha presi stamattina, ma li ho cremati tutti col flessibile. Non è molto felice. Olè! Ottimo. Bene, siamo arrivati in questa situazione e a discapito di quello che pensavo io siamo riusciti ad ottenere un risultato discreto. Ovviamente ci sono delle imperfezioni e adesso con il flessibile andremo sempre a spianare in modo tale che ci sia una superficie piana e lo stesso lo andremo a fare su questo supporto togliendo tutta questa bavetta che è rimasta. Una volta fatto questo non ci resterà altro da fare che andare a saldare il supporto nella posizione giusta. Per far sì che sia tutto allineato, quello che pensavamo era di servirci di questi quadri trafilati, quindi ci auguriamo che siano perfettamente in squadra. La nostra idea è quella di andare a morsettare una di queste barre in questa posizione in modo tale che sia perpendicolare al nostro riferimento. Una volta fatto questo andremo a posizionare il nostro secondo supporto, lo andremo anch'esso a morsettare in modo tale che sia tutto perfettamente allineato e poi faremo qualche punto di saldatura per avere tutto affrancato e poi andare a fare un bel cordone come si deve. Una cosa che all'inizio però non avevo considerato ma che dovremo tenere conto ulteriormente è il fatto dello spessore della lama. Infatti quando noi siamo andati a tagliare abbiamo tolto un paio di millimetri di materiale. Quando quindi andremo a morsettare tutto assieme per fare i primi punti di saldatura dovremo calcolare di tenere questa parte leggermente più alzata in modo tale che sia tutto in bolla e quindi ci auguriamo di fare un buon lavoro. Ovviamente questo complicherà ulteriormente le cose, ma noi non demordiamo e proseguiamo. Parecchio tempo passato a saldare. Dopo mi sono fatto venire gli occhi viola per cercare l'inquadratura giusta.
dopo che ho toccato 70 volte questa parte che è ancora ustionante, posso dire che siamo riusciti a creare uno scolapasta. Come vedete infatti la saldatura non è fatta perfetta, ma questo a me poco importa perché quello che a me interessa è che la ruota quando venga montata sia perfettamente dritta. Poi sto coso non deve tenere nessuno sforzo se non la ruota che gira lentamente, quindi se non è una saldatura assolutamente perfetta, l'importante è che tenga il minimo sforzo appunto della ruota e per il resto non c'è nessun tipo di problema. Bene, detto questo ci spostiamo di nuovo nel mio garage, proseguiamo con l'assemblaggio e soprattutto con la ricalibrazione. Ed eccomi di ritorno a casa, l'ho già montato ed è inutile stare qua a prenderci in giro, è uscito un lavoro veramente fatto male ed è più storto di prima. Infatti come potete vedere i due supporti verticali sono ancora più disallineati tra loro rispetto a come erano prima. In realtà adesso un po' che ci sto ragionando e mi è venuta fortunatamente un'idea, perché di spendere 300 euro per uno stand serio non ne avevo troppissima voglia. La mia idea è molto semplice. Come vedi, questa parte e la parte dietro non sono lineate. Però cosa ho pensato? Io ho utilizzato questo foro che è già qua presente come guida e ho fatto esattamente un foro dalla parte opposta, in modo che questi due fori corrispondano. Avendo fatto così, questo passante per i due fori è il mio nuovo asse di riferimento, a differenza di quello precedente che era questo ed era tutto fuori squadra rispetto alla struttura dell'attrezzo. Adesso che mi sono creato appunto questo riferimento, posso andare ad aprire i due bracci in questo modo, infilo sia da una parte che dall'altra due viti che mi sono assicurato sono della stessa misura del mio sgancio rapido, ne infilo una a destra e una a sinistra. In questo modo quando vado a stringere le due viti saranno perfettamente allineate e questo renderà tutto l'attrezzo molto più preciso, o quantomeno molto più preciso rispetto a come l'abbiamo saldato noi. Ma a cosa servono queste due viti? Ve lo faccio vedere subito. In questo modo, una volta che noi abbiamo aperto i due bracci alla distanza giusta, possiamo prendere la nostra ruota, infilare le due viti all'interno del mozzo al posto dello sgancio rapido, in questo modo, e dopodiché andiamo a stringere. Bene, ho provato a mettervi più precisi possibili con la telecamera, spero che riusciate a capire la precisione. Il cerchione è nuovo, mi è appena arrivato, non so se l'avete già visto in un video o uscirà prima questo video, devo ancora deciderlo. Ad ogni modo ho aspettato che mi arrivasse appunto un cerchione nuovo per essere sicuro che questo test fosse affidabile. Devo dire che in effetti è così e adesso l'unica cosa che mi manca è regolare esattamente questa forchetta in modo tale che tutte e due le punte vadano a toccare nello stesso momento esatto il cerchio. Per farlo è molto semplice, vi basta una chiave a brugola, andate a smollare le due viti che sono qua dietro e dando dei piccoli colpettini andate a posizionarlo nella posizione giusta. Mi raccomando poi quando andate a ristringere le viti fatelo veramente poco per volta, prima una poi l'altra, prima una poi l'altra, perché basta la forza della vite, ho notato, a fare stortare le due forchette, quindi fatelo con calma, prendetevi il tempo necessario in modo tale che vi assicurate di avere una regolazione fatta come si deve. E niente che dire ragazzi, finalmente sono riuscito a sistemare questo centraruote. So che non è perfetto, sistemare magari è un parolone per i più precisi, però dato che su questo tipo di lavorazione non ho per niente esperienza, una cosa che voglio imparare a fare, come vi dicevo già anche negli scorsi video, secondo me questa soluzione, anche per quello che alla fine l'ho pagata, può essere un ottimo compromesso e un'ottima scuola. Detto questo non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video nell'attesa che inizio a raddrizzare un pochettino di ruote e faremo un video bello approfondito su come utilizzarlo e come andare a raddrizzare finalmente una ruota. Ah ragazzi, ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale, c'è il pulsante qua sotto. Ciao a tutti. Comunque mi sono dimenticato una figata, per ritirarlo cosa fate? Lo prendete,
Ho montato questa staffa qua, si mette qui, si infila qua, con il cordino abbiamo la sicura, lo possiamo agganciare qua, dato che comunque pesa un pochettino, e poi con tutta la calma mettiamo washer, dadino, e ce lo affranchiamo. Una volta che è affrancato, volendo, si sgancia da qui e rimane in posizione. Che figata! Ciao a tutti!